Ciao, questo è un ebook reader Nook Touch Glow Light. Sicuramente ne avrete sentito parlare come del primo ebook reader al mondo che può illuminare il suo schermo e-ink sfruttando una tecnologia differente da quella dei tablet come iPad ad esempio, che non va a rovinare la qualità di lettura e tutte le caratteristiche che rendono lo schermo e-ink del vero inchiostro digitale. Basta tenere premuto il tastino N qua in basso per 2 secondi ed ecco che si attiva l'illuminazione Glow Light. Vedete qua in alto compare una piccola icona a forma di lampadina che poi mi dà accesso a questo menu, dove io posso regolare anche l'intensità della luce Glow Light, così da adattarla al meglio al mio contesto di lettura. L'illuminazione Glow Light funziona attraverso una serie di LED, sono 8 per la precisione, posizionati qua nella parte alta della cornice, che vengono poi distribuiti sulla superficie dello schermo 6 pollici e-ink attraverso una particolare pellicola che sta sopra lo schermo e-ink e che dei recenti test online hanno scoperto essere più complessa e più articolata del previsto. L'effetto finale infatti è molto buono perché la luce è abbastanza omogenea sul pannello e-ink, c'è soltanto una leggera sfumatura qua nella parte alta, dove raramente troverete del testo da leggere. Questo tipo di illuminazione serve proprio a migliorare la visibilità in ambienti bui. L'azienda ne parla proprio come di un ebook reader da usare durante la lettura notturna, dove una comune lampada da lettura tradizionale finirebbe non solo per creare dei riflessi sullo schermo, ma anche per illuminare maggiormente delle zone rispetto ad altre. Ecco che invece l'illuminazione Glow Light permette di avere uno schermo molto più omogeneo, permette di evitare riflessi sulla cornice e di muovere l'ebook reader a piacere, mantenendo comunque l'ottima visibilità tipica di questi pannelli e-ink. Questo tipo di illuminazione non è comoda soltanto in posti bui come quelli che abbiamo appena visto, ma anche in ambienti semibui, anche se regolata non al massimo, perché permette di dare quel tocco in più, quel grado in più di leggibilità che ci aiuta a faticare meno la vista. Personalmente, e non sono l'unico a pensarla in questo modo, la considero una caratteristica che ha soltanto degli aspetti positivi, che non finisce per danneggiare l'autonomia, perché comunque si parla di un'autonomia che dura un mese anche con illuminazione Glow Light regolata al massimo, costantemente accesa, e perché, come scoperto recentemente da alcuni test online, l'azienda ha usato per il bordo dell'ebook reader un telaio in magnesio che permette di guadagnare diversi grammi rispetto al precedente Nook Simple Touch. Quindi questo modello, il nuovo modello, nonostante l'integrazione dei LED, è più leggero del precedente. Non posso però smentire chi parla in rete di neri leggermente meno profondi rispetto al Nook Touch classico. Adesso vedete alcune foto, io ho potuto confrontare due modelli, vedete ci sono anche delle differenze nella cornice perché in questo nuovo modello abbiamo una cornice più chiara, nell'altro abbiamo una cornice più scura, ma fondamentalmente è proprio questa differenza tra i neri che è la prima cosa che salta all'occhio, tanto che il tutto sembra leggermente più sbiadito in questo nuovo modello. Considero però questo aspetto un difetto marginale, tanto che l'ebook reader resta comunque perfettamente sfruttabile e mantiene tutte le caratteristiche del pannello e-ink tipiche che abbiamo visto in altri modelli e che abbiamo visto nel precedente Nook Touch. Così come restano identiche le caratteristiche tecniche del processore, i formati supportati, la possibilità di espandere la memoria interna con un lettore micro SD posizionato qua sul lato, per le quali vi consiglio di leggere e guardare la mia precedente videorecensione. Sembra anche che questa illuminazione LED sopra pannello finisca per rendere più evidenti alcuni graffi, alcuni righi che potrebbero capitare sullo schermo e-ink. In rete si trovano immagini molto chiare su questo aspetto, per questo vi consiglio caldamente, se avete intenzione di acquistare un Nook Touch Glow Light dagli Stati Uniti, di munirvi di una custodia per la protezione del pannello della parte superiore, del pannello più che del resto dell'ebook reader, che resta comunque in plastica semimorbida, quindi abbastanza resistente e immune a righi e graffi, perché sarebbe poi davvero un peccato trovarsi con dei puntini luminosi sul testo. Ho lasciato altre considerazioni sul Nook Touch Glow Light all'indirizzo di cui vedete adesso il link sullo schermo. Vi invito anche ad iscrivervi a questo canale YouTube per tutti gli altri aggiornamenti e per altri video su ebook reader, tablet e dispositivi ultra portatili.